Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. A gennaio di quest'anno abbiamo presentato i rendimenti ottenuti utilizzando i nostri trading system sul mio conto di trading nel 2021. In questo video, essendo passati esattamente 3 mesi, voglio darvi un aggiornamento e spiegarvi come è andato questo periodo di agitazione e incertezza sui mercati. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Nel frattempo, se non l'hai ancora fatto e sei interessato ad argomenti relativi al trading e agli investimenti, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti i prossimi contenuti. Inoltre ti ricordo che sul nostro nuovo sito internet puoi trovare i nostri trading system e approfondire tutti i servizi che proponiamo. Per cui non dimenticare di farci un salto dopo aver visto il video. Bene, partiamo da dove ci eravamo fermati nello scorso video, ovvero dalla curva dei rendimenti del conto ottenuti nel 2021. La linea verde rappresenta il rendimento in percentuale rispetto al capitale investito, ottenuta esportando dalla piattaforma di Dukascopy tutte le operazioni eseguite e importandole in un file Excel per poterne fare il grafico. La linea rossa indica invece l'andamento del drawdown, sempre in percentuale ma rispetto al valore dell'equity in quell'istante, ed infine la linea bianca tratteggiata mostra l'andamento delle performance dell'indice S&P 500 che utilizziamo come benchmark. Nel 2021 avevo ottenuto un rendimento totale del 35,1% al netto delle commissioni, con un drawdown massimo del 13% verificatosi nel mese di dicembre. Quello che facciamo ora è aggiungere i risultati di gennaio, febbraio e marzo del 2022, per cui comprimiamo un po' il grafico per fare un po' di spazio per i 3 nuovi mesi e aggiungiamo i dati. Il nuovo anno lo riconoscete perché è stato separato dal precedente dalla linea verticale tratteggiata. Vediamo subito a colpo d'occhio che l'andamento dell'equity dall'inizio del 2022 non è dei migliori. Gennaio e febbraio si sono chiusi in negativo, il primo con un meno 2,1%, mentre il secondo con un meno 0,7%. Tuttavia il mese di marzo è stato positivo, con un recupero del 7,5%, il che ha fatto registrare per i primi 3 mesi una crescita del 4,7%. Questo risultato, anche se potrebbe risultare deludente, dal mio punto di vista è molto positivo. Infatti, i primi 3 mesi dell'anno sono stati davvero complicati per i mercati, sia per gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, ma anche per ragioni più legate al mondo economico-finanziario, come l'aumento dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Tutto questo ha generato una fase di forte incertezza che ha provocato una caduta dei mercati azionari con una volatilità, soprattutto sugli indici europei, che non si vedeva davvero da tanto tempo. Tutto questo ha chiaramente messo un po' in crisi i trading system, in quanto, sebbene siano stati ottimizzati e validati su almeno 5 anni, gli ultimi 3 mesi hanno rappresentato anche per loro una nuova fase dei mercati, completamente diversa da quelle su cui sono stati validati, per cui è lecito attendersi un calo delle performance. Tutto sommato però, considerando che il benchmark, ovvero l'S&P 500, a fine marzo ha accumulato una perdita da inizio anno del meno 5,5%, mi posso comunque considerare molto soddisfatto. Ora facciamo un passo avanti nell'analisi e confrontiamo le performance ottenute negli ultimi 12 mesi, quindi da inizio aprile 2021 fino a fine marzo 2022 con i 12 mesi del 2021. Per farlo riprendiamo il grafico di prima, togliamo i primi 3 mesi del 2021 e scaliamo le curve per riportare il punto iniziale nell'origine degli assi. Bene, facciamo quindi un rapido confronto delle performance del portafoglio di trading system e del benchmark confrontando i 2 periodi di tempo. Partiamo dall'equity. Nel 2021 il rendimento totale del conto di trading è stato del 35,1%, mentre nel periodo tra aprile 2021 e marzo 2022 il rendimento è stato del 19,1%. C'è stato quindi un brusco calo delle performance di circa il 46%. Sicuramente il mese di marzo 2021, con un profitto eccezionale del 14%, ha aiutato molto a sollevare il risultato dell'anno scorso. Inoltre, la parte finale del 2021 e ancor di più quella iniziale del 2022 hanno contribuito a mettere in difficoltà i trading system
portando ad una volatilità dei risultati importante con andamenti oscillatori dell'equity. Ad ogni modo, tutto sommato, un rendimento di quasi il 20% non è affatto male, soprattutto se confrontato con l'andamento dell'S&P 500. Infatti, mentre l'indice americano nel corso del 2021 ha registrato una performance del 26,9%, il rendimento degli ultimi 12 mesi è stato, seppur comunque di tutto rispetto, più modesto e pari al 14%, quindi il 48% più basso rispetto al 2021. Conti alla mano possiamo quindi dire di aver battuto il mercato anche negli ultimi 12 mesi. Per concludere, il drawdown massimo non è cambiato in termini assoluti, infatti il crollo maggiore dell'equity è ancora quello registrato a dicembre 2021, ma in termini relativi è passato dal 13 al 15,7%, in quanto il rendimento su cui è stato fatto il calcolo si è ridotto. Ad ogni modo, dal punto di vista del drawdown, possiamo dire che nonostante il periodo difficile non siamo peggiorati. L'ultima analisi che voglio fare riguarda più nello specifico i primi 3 mesi del 2022. Ingrandiamo quindi il grafico e consideriamo solo gennaio, febbraio e marzo del 2022. Come già sapete, l'equity che vedete è il risultato della somma delle curve dei rendimenti di vari trading system di diversa natura. Alcuni di questi infatti sono di tipo trend following, altri mean reverting e altri ancora di tipo bias, e sono stati messi insieme per creare un portafoglio impostando un certo profilo di rischio in termini di performance attese, volatilità dell'equity e potenziali perdite. Ora non è la sede per analizzare i trading system uno ad uno, in caso potete trovarne i dettagli sul sito internet dove abbiamo pubblicato i report con le performance di tutte le strategie. Ma come chiaramente si vede, ci sono strategie che hanno performato bene per tutto il periodo, altre invece hanno generato perdite ed altre ancora magari sono partite male in linea con i mercati e hanno migliorato con il passare del tempo. Ovviamente tutto questo fa parte del gioco, bisogna sempre aspettarsi che qualche strategia non soddisfi le aspettative. Per cui il messaggio importante che voglio trasmettervi è l'importanza della diversificazione, sia per quanto riguarda il tipo di strategie da utilizzare, sia per gli strumenti finanziari su cui si opera. Non bisogna mai puntare tutto su una singola strategia o un unico strumento, ma lavorare su più strategie ed eventualmente gestire e modificare il portafoglio man mano che la situazione si evolve. E a proposito di evoluzione del portafoglio di strategie, un'altra cosa interessante che voglio condividere con voi è che, sebbene questo portafoglio sia stato attivato il 1 gennaio con l'intenzione di tenerlo invariato per almeno 3 mesi, visto il continuo aumento di incertezza che ha contraddistinto i mercati sin dalle prime settimane dell'anno, a causa dei motivi che vi ho già elencato, ho deciso di modificare la composizione e il bilanciamento del portafoglio il 23 gennaio. L'obiettivo della modifica è stato quello di ridurre l'esposizione ed il rischio complessivo del portafoglio, per cui, dove possibile, ho dimezzato le size delle operazioni di tutti i trading system. Come vedete dai grafici a torta, in cui potete vedere l'asset allocation del portafoglio prima e dopo il 23 gennaio, la liquidità presente nel portafoglio è decisamente aumentata e, per quanto possibile, ho voluto comunque mantenere invariate le proporzioni nelle varie asset class, in quanto, sulla base di dati storici, il processo di ottimizzazione aveva dimostrato che questa suddivisione avrebbe potuto generare buoni risultati. In seguito alla revisione del portafoglio, la liquidità è passata dall'1,4% al 40,7% ed il numero di trading system attivi sul conto è passato da 18 applicati su 10 diversi strumenti finanziari a 14 strategie e 8 strumenti finanziari. La modifica del portafoglio tutto sommato sembra aver pagato, in quanto il drawdown dell'equity è stato decisamente più basso rispetto a quello del benchmark, con un risultato alla fine dei 3 mesi assolutamente migliore. Infatti, mentre il conto di trading è in positivo, l'S&P 500 è ancora in negativo del 5% abbondante. Ma come sarebbero andate le cose se non avessi modificato il portafoglio di trading system? Lo vediamo in questo grafico, in cui le curve dell'equity e del drawdown che avrei ottenuto senza modificare il portafoglio sono tracciate con le linee tratteggiate. Come c'era da aspettarsi, con il portafoglio originale, in cui le size impostate dai trading system erano tali da occupare integralmente il capitale disponibile sul conto,
il drawdown è stato decisamente più alto. In particolare l'equity avrebbe subito una caduta del 12,4% rispetto ad un 4,6% del portafoglio modificato. Va anche detto però che a marzo, quando i mercati hanno cominciato a riprendersi, il portafoglio originale avrebbe avuto una salita più importante, facendo chiudere i 3 mesi con un risultato complessivo dell'8,2% invece del 4,6% ottenuto con il portafoglio modificato, quindi un rendimento quasi doppio. Alla luce dei risultati è difficile dire se la scelta di modificare il portafoglio di strategie sia stata corretta o meno. Da un lato ci sono rendimenti di drawdown superiori, dall'altro invece rendimenti più bassi, circa la metà, ma drawdown anch'essi molto inferiori, il che ci porta alla mente la classica relazione che afferma che a maggiori rendimenti corrispondono sempre maggiori rischi. Dire se è stata la scelta giusta o no è molto soggettivo e dipende dalla propensione a rischio di ognuno di noi. Personalmente lo rifarei, in quanto preferisco guadagnare un po' meno, ma stare più tranquillo e non vedere il conto perdere il 10% in pochi giorni. Bene ragazzi, questo video è giunto al termine. Spero che l'argomento trattato vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto su cui lavorare per migliorare le vostre performance e i vostri profitti. Se volete un altro aggiornamento tra 3 mesi, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Come sempre vi chiedo di mettere un like qui sotto per supportarci e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Infine vi ricordo di andare a visitare il nostro sito internet all'indirizzo www.astrading.net per scoprire le nostre strategie e i servizi che offriamo. Con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!